A Genova, tra il 1528 e il 1647, è successo qualcosa che non si era mai verificato in nessun luogo al mondo. Una repubblica che, nata proprio in quegli anni e territorialmente insignificante, era diventata di colpo il più potente ed influente centro finanziario del globo, capace di amministrare tanto denaro quanto ne contavano i bilanci, sommati tra loro, dei grandi regni europei. L'artefice di questo cambio di passo che aveva portato l'antico e litigioso comune genovese a trasformarsi in un attore di primo piano della scena internazionale fu l'ammiraglio Andrea Doria. Intraprendente uomo d'armi e spregiudicato politico, Andrea capì che in Europa stava cambiando tutto e che la sconfitta di Francesco I di Francia a Pavia nel 1525 e il successivo sacco di Roma del 1527 non erano altro che il preludio al dominio di Carlo V d'Asburgo. Con lui il Doria strinse immediatamente un contratto che garantiva allo stesso modo la continuità dell'indipendenza di Genova e il suo appoggio alla Spagna. Le fonti e anche alcuni affreschi ci raccontano che Andrea Doria rinunciò alla signoria della città che pure gli era stata offerta proprio qui, nella curia della sua famiglia, nella piazza dei Doria, dominata dall'antica chiesa gentilizia di San Matteo. Ma Andrea è importante anche per un'altra ragione. Nonostante il rifiuto di un ruolo ufficiale, la sua autorevolezza era tale che quando l'imperatore venne di persona a ratificare l'alleanza con Genova nel 1533, attraccò qui, nel porto privato del sontuoso palazzo che il Doria si era fatto costruire alle porte della città. Una villa straordinaria, affrescata da Perino del Vaga, allievo di Raffaello, e decorata negli anni da scultori incredibili come Giovannangelo Montorsoli e Silvio Cosini, allievi diretti di Michelangelo Buonarroti. Andrea Doria, con le sue importanti committenze artistiche, aveva dunque creato un vero e proprio paradigma del ruolo che il sistema palazzo, con le sue importanti decorazioni pittoriche, avrebbe avuto all'interno degli equilibri della spartizione del potere degli aristocratici della Superba nei secoli a venire. Nel 1622, infatti, il diplomatico e pittore fiammingo Pietro Paolo Rubens pubblicava in Anversa un grande libro, illustrato e dedicato proprio ai palazzi di Genova. Quelli descritti da Rubens all'inizio del Seicento non sono altri che i palazzi riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 2006 e che noi tutti oggi chiamiamo i Palazzi dei Rolli. Ma che cosa sono i Palazzi dei Rolli? Si tratta di un vero e proprio sistema di residenze private che erano però destinate a una funzione pubblica, cioè quella dell'ospitaggio, dell'accoglienza, potremmo dire, delle personalità straniere che venivano a Genova in visita di Stato. Rolli non vuol dire altro che ruoli, elenchi, una enumerazione di quei siti che per qualità architettonica, per il prestigio delle decorazioni pittoriche e delle grandi collezioni artistiche, erano ritenuti idonei a ricevere nelle proprie stanze ambasciatori, principi, vescovi e signori provenienti da ogni angolo della terra. Questo sistema unico, nato nel 1576, si rendeva necessario vista la singolare forma di governo della città di Genova. Una repubblica il cui potere era depositato nelle mani di una ricca aristocrazia che faceva della speculazione finanziaria la chiave di un successo di portata mondiale. La rapida e subitanea salita nella scala sociale della nobiltà europea spinse i genovesi a dotarsi di questi nuovi e stupefacenti palazzi, attorno a cui l'intera città assunse una nuova, formidabile fisionomia. I Palazzi dei Rolli divengono quindi una manifestazione fisica della complessità di una società straordinariamente ricca, che seppe esprimere la sua natura e il suo potere anche attraverso questi edifici per il tramite della realizzazione di incredibili affreschi e con l'accumulo senza pari in Europa delle collezioni d'arte più incredibili che si potessero immaginare. All'apice del suo successo, alla fine del Cinquecento, questo sistema di palazzi arrivò a contarne oltre 100 ed erano tutti concentrati, pensate, all'interno della cerchia muraria della città. Quello dei Palazzi dei Rolli è ancora oggi un sistema unico al mondo. Un'unicità tale
sotto il punto di vista finanziario, politico e anche culturale, che spinse un grande studioso, lo storico Fernand Braudel, a scrivere che Genova tra il 5 e il 600 sembrava essere il luogo dove l'impensabile diventava possibile, una città in cui accadevano veri e propri miracoli. La forza e l'influenza di Genova si spandevano in quegli anni su tutto il mondo conosciuto. 100 anni straordinari per l'Europa che non potevano che essere ribattezzati il secolo dei genovesi.